Ciao a tutti e benvenuti su Green River Aquascapes, un canale che tratta di acquariofilia, del mondo dell'acquario in generale, ma anche nello specifico. Su questo canale infatti potete trovare numerosi tutorial, numerosi consigli su come gestire e portare avanti il magico mondo dell'acquario a casa vostra. Il video di oggi è più che altro un video presentazione del canale in cui andrò a illustrarvi quelli che saranno i prossimi contenuti e quello che sto cercando di fare per rendere il canale sempre migliore e sempre più invitante e interessante. Innanzitutto parto col dire che da qui in avanti, nei prossimi video, cercherò di trattare gli argomenti in modo sempre più pratico e sempre più intuitivo e oltre che a semplici tutorial sugli allestimenti e consigli, tratterò anche in maniera più scientifica e biologica il mondo dell'acquariofilia, questo perché l'acquario non è altro che un vero e proprio ecosistema, è quindi fondamentale conoscere almeno le nozioni base di chimica e fisica che girano intorno a questo magico mondo sommerso. Ma vediamo più nel dettaglio che cosa vuol dire creare e costruire un acquario, che cos'è un acquario? Bene, un acquario è, come ho detto prima, un vero e proprio ecosistema, ma per certi versi è anche una vera e propria forma d'arte. Questo perché attraverso l'acquascaping ognuno è libero di esprimere quello che ha dentro di sé, attraverso la forma delle rocce, dei legni, delle radici e delle piante che si vanno a inserire nell'acquario e, perché no, anche dei pesci sicuramente, delle specie che si scelgono. Quindi partiamo col dire che per costruire un acquario bisogna prima di tutto avere un'idea, oltre che la passione e il desiderio di avere un mondo sommerso in casa. Quindi bisognerà prima di tutto informarsi e non partire senza avere un'idea di quello a cui si va incontro, questo sia per fare le cose per bene, ma anche per la salute dei nostri pesci quando andremo a inserirli. La maggior parte delle persone compra un acquario, magari non delle dimensioni corrette, inserisce la classica acqua di rubinetto, 2 o 3 pietre, qualche pianta finta per la maggior parte delle volte e poi si inserisce il classico pesce rosso o i guppi o i neon o un combattente, cioè un betta splendens. Magari questi poveri pesci tirano avanti per qualche mese, se va bene, nei migliori dei casi, e dopodiché purtroppo non resistono più e muoiono. Quindi lì cominciano ad esserci i primi sconforti e dopo aver ricomprato di nuovo i pesci per la seconda, terza, quarta volta, si arriva a un punto in cui si decide di abbandonare l'acquario perché non si è capito per bene come far girare questo ecosistema. Forse perché non tanto non si ha voglia di avere un acquario, ma perché tante cose purtroppo non si sanno e la disinformazione è uno dei problemi fondamentali e principali alla base di un acquario non gestito nel migliore dei modi e quindi alla base di tutti gli errori che ne derivano. Ebbene, io con questo canale sto cercando di andare a colmare questi vuoti, di andare a riempire tutti questi buchi di trama, possiamo così dire, per la costruzione di un acquario fatto a regola d'arte. Ma facendo un discorso più generale, perché oggi è importante e fondamentale sotto un certo punto di vista capire come funziona un acquario? Beh, oggi nel 2025 siamo ben consapevoli del cambiamento climatico prima di tutto e di tutti i problemi ambientali che sono legati ad esso e quindi magari conoscere come funziona un acquario, un piccolo ecosistema che possiamo controllare e osservare nel nostro angolo di casa, può aiutarci ad avere più responsabilità anche nei confronti della natura stessa. Questo perché in questo modo, osservando l'acquario, capiremo le leggi che lo governano, capiremo gli equilibri che ci sono all'interno di quei pochi litri, che siano 10, 20, 30 o anche 300-400 litri, saranno comunque sempre una misura ridotta di quello che è l'ambiente esterno e quindi comprendendo la biologia dietro al mondo dell'acquario magari potremo avere più consapevolezza di quello che c'è al di là delle mura di casa e magari questo può anche essere un modo per sensibilizzare le generazioni future. Immagino dei bambini che ad esempio vogliono un acquario e i genitori non sanno come realizzarlo, ebbene andando a informarsi e facendo le cose per bene sicuramente
aiuteranno innanzitutto loro stessi e dopodiché anche i loro bambini, i figli, a comprendere questo mondo dell'acquariologia e quindi a rispettarlo e di conseguenza a rispettare la natura. Ma facciamo un passo indietro e voglio raccontarvi quella che è stata la mia esperienza da acquariofilo, perché sicuramente non sono stato esente anch'io dagli errori più classici e comuni. Quindi tutto quanto inizia quando avevo circa 8-9 anni e per Natale i miei genitori mi regalarono un Jewel Rio 125, un acquario di 130 litri giù di lì. Ovviamente io ero contentissimo, ma non ne sapevo niente di acquariologia a quell'età, né tantomeno i miei genitori ne erano informati. Quindi in questi casi cos'è che naturalmente viene in mente di fare? Ovviamente di affidarsi al negoziante, che il più delle volte purtroppo non è mai ben informato oppure ti dà informazioni soltanto per vendere il più possibile. E quindi sì, qui magari tanti potrebbero non pensarla in questo modo, però per la mia esperienza questa è una triste verità. Quindi magari il negoziante ti dirà di riempire l'acquario, di aspettare una settimana e dopodiché potrai iniziare a inserire i primi pesci. E questo vi assicuro è il peggiore dei casi in cui potete trovarvi. Questo perché da questo consiglio sbagliatissimo poi ne derivano tanti problemi che vi faranno addirittura odiare il mondo dell'acquariologia, perché vedrete i vostri pesci morire uno dopo l'altro se andrete a inserirli dopo una settimana di tempo. Chissà, magari avrete anche già allestito il vostro acquario con un po' di fondo, un filo di fondo, delle piante probabilmente finte, perché magari il negoziante in Italia non vende nemmeno piante vere, la maggior parte dei negozianti intendo. E quindi ci si ritrova poi dopo 2-3 mesi che si è acquistato l'acquario con una ventina di pesci in vasca, nessuno di questi sta bene, magari tutti sono anche un po' deformi, hanno delle malattie, non sono ben nutriti perché sono nutriti soltanto con delle scaglie e poi nel tempo uno dopo l'altro cominceranno a morire. E questo ovviamente crea sconforto e porta poi all'abbandono della passione dell'acquariologia. Un consiglio che mi sento di darvi è di informarvi voi prima di tutto, ma sto divagando, torniamo alla mia esperienza. Io esattamente, penso dopo un paio di settimane, ho inserito i primi pesci ed erano 2 guppi maschi in un acquario immenso per dei guppi maschi, per 2 intendo. E poi subito dopo aver inserito questi, non passò nemmeno qualche giorno che mi regalarono un sacchetto con 4 pesci, ogni pesce di una specie diversa. Uno era un black molly o un black balloon se non ricordo male, poi c'era un neon e altri 2 che sinceramente adesso non ricordo. E ovviamente tutte specie completamente sbagliate a livello di compatibilità, di valori dell'acqua, e quindi sì, hanno tirato avanti per qualche tempo e poi purtroppo ci hanno abbandonati. E diciamo che questa storia è continuata così fino a qualche anno fa, in cui ancora non ero ben consapevole di cosa fosse il mondo dell'acquariologia. Poi pian piano, anche grazie ai miei studi, ho iniziato a capirlo sempre di più e a capire le dinamiche nascoste dietro questo mondo che all'apparenza può sembrare semplice, ma vi assicuro che è davvero molto molto complicato. Ma non voglio scoraggiarvi dicendo che l'acquariologia è complicata, perché in realtà è composta da poche semplici regole che però devono essere attuate in maniera rigorosa. Il classico esempio è quello che bisogna far maturare la vasca prima dell'inserimento dei pesci, perché all'interno della nostra vasca ci sarà quello che viene chiamato il ciclo dell'azoto, che è importantissimo per la vita dell'acquario intero. Ora, non è questo il video per approfondire l'argomento, potete trovare qui in alto a destra un video che ho già fatto, ma sicuramente in futuro ne parlerò e approfondirò di più l'argomento. E quindi è solo negli ultimi anni che io ho davvero iniziato a fare acquariologia in modo consapevole e serio. E io ad esempio ricordo che fino a 5-6 anni fa non avevo mai tenuto in acquario una pianta vera e
quindi ho sempre avuto piante finte in acquario, come la maggior parte degli acquariofili medi in Italia. E quindi diciamo da quando ho iniziato a utilizzare le piante vere, lì ho davvero iniziato a capire come funziona tutta la giostra. E da quel momento, vi giuro, è come se odiassi del tutto le piante finte. Quindi mi basta vederle e mi sale l'odio, non saprei come dirlo. Ora, non ho niente contro quelli che utilizzano piante finte nei loro acquari, magari ancora non sanno, non conoscono tante cose, oppure comunque una pianta finta sicuramente non fa né bene né male al nostro acquario, però posso dire che sono davvero antiestetiche, che si vede che sono finte, con quelle foglioline di plastica che si vede ancora la forma dello stampo, con quei colori che sbiadiscono con il passare del tempo sotto la luce delle plafoniere, o semplicemente le foglie che si staccano e rimangono lì sul fondo, e rimangono lì perché sono di plastica. Mentre le piante vere sono tutto un altro mondo, ovviamente lì bisogna avere maggiori attenzioni, bisogna imparare a conoscerle e a curarle, però vi garantisco che danno davvero tanta soddisfazione se curate e tenute nel modo giusto. E quindi io oggi cosa posso dire in base alla mia esperienza? Certo, potete vedere, sono ancora relativamente giovane e la mia esperienza è soltanto agli inizi. Io ogni giorno imparo nuove cose, imparo a gestire sempre nel modo migliore i miei acquari e gli acquari anche che ho allestito ad altre persone. Nel corso di questo anno, da quando ho aperto il canale, un anno e mezzo circa, penso di aver allestito circa una quindicina di acquari e posso dire di aver imparato tanto, di essere cresciuto tanto, ma posso anche dire che ne ho ancora tanta di strada da fare. Quindi questo video, oltre che essere un video presentazione del canale, è anche un video di ringraziamento per tutti coloro che già si sono iscritti. Siamo più di 700 in questo momento, quindi davvero vi ringrazio per il supporto e vi ringrazio se sceglierete di continuare a supportarmi, anzi una cosa che voglio chiedervi è magari di lasciare un like prima di tutto e di condividere questo video con quanti pensate siano interessati all'argomento. Questo per aiutarmi a portare contenuti sempre migliori, sempre più interessanti, a portare tanti altri allestimenti e per far crescere il canale sempre di più. Un'ultima cosa che voglio dire riguardo il mondo dell'acquario è che, come ho detto prima, l'acquariologia è una vera e propria forma d'arte. Non a caso esistono proprio dei concorsi a livello internazionale sull'aquascaping o non so, anche girando qui su YouTube potete trovare diversi canali internazionali che ne parlano e che ne parlano in modo anche molto tecnico e chissà, magari un giorno il mio canale potrebbe diventare come uno di quelli, però ecco, ci sono tanti esempi di come questo mondo dell'acquariologia sia vasto, sia pieno di ricchezza, sia pieno di curiosità da scoprire e sicuramente questo è un mondo che affascina, è un modo che permette a ognuno di esprimere quello che ha dentro di sé, anche dei sentimenti, perché magari si può fare un allestimento basandosi sul proprio stato d'animo o magari si può fare un allestimento dopo aver fatto un viaggio, aver visto un luogo particolare che ci ha colpito molto. E quindi l'acquario è come se fosse un diario in cui andiamo a scrivere quelli che sono le nostre emozioni. E visto sotto questo punto di vista, l'acquario e l'acquascaping diventa davvero una forma d'arte. Quindi voglio concludere questo video con questa riflessione sul fatto che fare acquariologia sia davvero un'arte completa, perché innanzitutto ti permette di conoscere qualcosa di nuovo, ti permette di essere più consapevole della natura, più consapevole di quello che è intorno a te, di quello che è intorno a noi e poi permette anche di conoscere meglio se stessi grazie al suo valore artistico. Quindi come sempre io vi invito ancora a iscrivervi, lasciare un like se il video vi è piaciuto, se vi va potete lasciare anche un commento, se avete delle domande, se avete
qualche dubbio, io sono sempre disposto a rispondervi quando posso, ovviamente. Detto questo, vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci diamo appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!